Attenzione, contiene spoiler. L'altro giorno sono andato al cinema, era da tanto tempo che non ci andavo e essendo con una bella ragazza volevo vedermi un bel film d'azione, quelli con combattimenti mozzafiato, incantesimi, mostri e bestie pericolose e affamate. Sapete, tanto per creare un po' quell'atmosfera alla "Oh no, salvami tu, Richard!" E allora ho pensato a tutto questo e ho scelto di vedere naturalmente Biancaneve. Già, Biancaneve e Thor. Cioè, no, scusate, il cacciatore, volevo dire, cioè Biancaneve e il cacciatore, che però è Thor. Cavolo, non provate a dirmi che sono stato l'unico a pensarlo, che qualcuno chiami la Marvel e gli chiede i diritti perché quell'ascia a me sembra proprio un martello. Ma dai, d'altronde lo sappiamo tutti quanti che se metti in mano a Chris Hemsworth o come diavolo si legge il suo maledettissimo nome, anche solo un cucchiaio, te lo tiene con una tale potenza e virilità da farlo sembrare il cucchiaio più figo e potente del mondo. E magari riesce anche a spararci qualche fulmine. Ma a parte questo, quel personaggio mi ha davvero deluso. Dai, ci fosse stata una scena, una sola, tutti ce l'aspettavamo in sala ma non c'era, anche solo una scena in cui prendeva quell'ascia e la lanciava verso i nemici per poi tornargli magicamente indietro a mo' di Xena, principessa guerriera. Su, dai, cacciatore, dov'è finito il tuo passato torreggiante? L'hai lasciato sull'altro set. Il personaggio più odioso, però, è stato quello della regina cattiva, dove ho potuto vedere una Charlize Theron che, in preda a forti attacchi da sindrome premestruale, urlava ogni 2x3. Davvero, avrà urlato 1000 volte per ogni singola parte del film e per qualsiasi scemenza. Specchio, specchio delle mie brave, chi è la più bella del reame? Biancaneve. Cosa? Prendetela, è scappata. Devo stare calma. Oggi pizza. Ti sei sparta. Non ce la facevo più. E adesso mi spiego anche la reale origine dei 3 spruzzi di sangue a inizio e fine film. Poi, il principe William, un personaggio inutile. Non fa niente per tutto il film e baciando Biancaneve neanche la salva. Però è bello, è agile e tira le frecce. Mi ricorda qualcuno. William? Che cosa vedono i tuoi occhi da principe? Che è più figo lui, lo sappiamo tutti. Ma altra perla di questo film è Biancaneve e la sua trasformazione da tenera e pura diciottenne a donna guerriera plurispargitrice di sangue dal dubbio orientamento sessuale. Una cosa del tipo che verso la fine del film ti viene voglia di ricontrollare il biglietto e vedere se per caso tu non ti fossi sbagliato. In realtà tu stia guardando il film di Giovanna d'Arco e il cacciatore. Fatto sta che solo dopo essersi agghindata con l'ultimo modello da urlo di armatura unisex style, il cacciatore scopre quanto la nostra protagonista sia sexy. Wow. Ma nonostante questo non si darà mai da fare con la nostra bella, tranne approfittare di lei mentre dorme. Ciao. Thor, ora mi spiego il perché dell'eccessiva grandezza del tuo martello. È per compensare, eh? Ma d'altronde non ti preoccupare, non avevi comunque speranze con lei, perché il suo Vamp Boy glitteroso non si è mai allontanato durante le riprese. A parte per una scena in cui leccava via 3 goccette di sangue al pavimento, che hanno inesorabilmente tagliato. Schifo. Buone. E voi, come vi è sembrato il film? E soprattutto, condividete la mia personale idea che durante il film il cacciatore e il principe William si sono praticamente baciati? Dai, ricordate? Durante la scena in cui William bacia Biancaneve e poi il cacciatore la bacia a sua volta, su, è il classico esempio di bacio indiretto. È come bere dalla stessa bottiglia. Indi per cui, aspetto con ansia il sequel di questo splendido film. William e il cacciatore. E se vuoi iscriverti al canale puoi farlo. Capito? Non ti costringo però. Iscriviti!